Quasi di sicuro questa icona si trova da qualche parte sul computer di chiunque ci ascolti. Il cono stradale arancione. È un'immagine così familiare che quasi non ci facciamo più caso. Eppure, cosa si nasconde davvero dietro a uno degli strumenti più semplici e onnipresenti del nostro mondo digitale? È una situazione che conosciamo fin troppo bene, vero? Un video che non vuole saperne di partire, una traccia audio che resta muta, un formato che il computer non riconosce. È un attimo di frustrazione, ma per fortuna la soluzione è quasi sempre a un solo click di distanza. E chi arriva a salvare la situazione? Sempre lui, l'eroe silenzioso che senza fare storie riproduce praticamente qualsiasi cosa gli si dia in pasto. È affidabile, è gratuito e soprattutto è lì, pronto quando serve. Ed è proprio qui che le cose si fanno davvero interessanti. Perché mai un semplice lettore multimediale dovrebbe ricevere un riconoscimento internazionale così prestigioso? Beh, è evidente che VLC non è solo un programma, c'è molto di più. E stiamo per scoprire cosa. E il primo indizio per svelare questo mistero non riguarda tanto la tecnologia in sé, ma un valore, un ideale fondamentale che questa tecnologia rappresenta. Proprio quest'anno, nel 2025, VLC e il suo principale sviluppatore Jean-Baptiste Kempf hanno ricevuto un premio molto importante, l'European SFS Award. È un momento chiave, un riconoscimento ufficiale che sottolinea l'impatto enorme del loro lavoro. Ma facciamo attenzione a un dettaglio cruciale. Il premio non è per il miglior lettore sul mercato, è per la libertà del software. E questa distinzione cambia completamente la prospettiva. Collega VLC a un'idea molto più grande, l'idea che la tecnologia debba essere al servizio di chi la usa e non il contrario. E questa storia di ideali, pensate un po', ha un inizio sorprendentemente umile. Per capire come siamo arrivati fin qui, dobbiamo fare un piccolo salto indietro nel tempo. Guardiamo un attimo questo percorso. Tutto è iniziato nel 1996 come un esperimento in un'università francese e da lì è cresciuto fino a diventare oggi uno standard mondiale, vincendo premi a livello europeo. È un'evoluzione a dir poco incredibile per un progetto nato completamente senza scopi di lucro. E questa piccola curiosità la dice lunga sullo spirito di quei primi giorni. Non stavano cercando di costruire un prodotto da vendere, stavano sperimentando, esplorando, cercando di spingere i limiti di quello che si poteva fare con lo streaming video a metà degli anni 90. E questo ci porta dritti al cuore pulsante del progetto, ai principi che hanno guidato VLC per decenni e che lo rendono così diverso da quasi tutto il resto nel panorama tecnologico di oggi. Questa frase di Kempf è potentissima. In un'era in cui i dati personali sono diventati la merce più preziosa, lui ha messo nero su bianco una regola d'oro. L'interesse di chi usa il software viene prima di qualsiasi profitto. Sempre. Questo confronto, parla da solo. Da una parte abbiamo un modello basato sulla fiducia e sull'utilità. Dall'altra, il modello a cui siamo ormai abituati, basato sul profitto a ogni costo. La scelta di VLC di rimanere fedele al primo modello è, oggi come oggi, un atto quasi rivoluzionario. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. Come fa un progetto del genere a sopravvivere senza un modello di business tradizionale? La risposta non si trova in un'azienda, ma in un movimento globale. Più di 1000 sviluppatori. Attenzione, non è il team di una startup strapagata, si tratta di una comunità globale di volontari, persone che dedicano il loro tempo libero al progetto. Quel numero, quindi, rappresenta un modello di collaborazione potentissimo. È la dimostrazione che la passione e un obiettivo comune possono dare vita a un software di altissimo livello, libero dalle pressioni e dai compromessi del mondo commerciale. Allora, proviamo a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Abbiamo visto il premio, le origini quasi casuali, una filosofia incrollabile e una comunità globale che la sostiene. Cosa diventa VLC alla luce di tutto questo? Ed ecco la sua vera identità. VLC non è più soltanto un programma per aprire file video, è diventato una dichiarazione di intenti. È la prova vivente che un altro modo di fare tecnologia è possibile, un modo più aperto, più rispettoso e in definitiva più libero. La storia di VLC alla fine ci lascia con questa domanda importante. Mentre celebriamo questo piccolo cono arancione, ci ritroviamo a riflettere su cosa vogliamo dal nostro futuro digitale. Un futuro dove ogni software è un servizio a pagamento o un futuro con più spazi di libertà condivisa?
La riflessione, ovviamente, rimane aperta.